Oggi vi voglio presentare la nuovissima Power Station di EcoFlow. Sono passati quasi 3 anni dalla mia prima recensione di una Power Station di EcoFlow, era una Delta Mini, e adesso siamo arrivati alla terza generazione. Non è la solita Power Station, nel senso che se siamo arrivati alla terza generazione evidentemente delle innovazioni, delle migliorie ci sono state sotto tantissimi punti di vista. Quindi secondo me questa qui è veramente un gioiello di tecnologia. EcoFlow è nell'Olimpo dei migliori brand delle power station, dei piccoli impianti fotovoltaici, generatori solari, chiamateli come volete, e si è sempre contraddistinta per proprio la sua innovazione, anche devo dire per proprio la precisione, la cura dei dettagli nella creazione di questi prodotti. Vi ho fatto vedere una piccola dimostrazione di quello che si può fare. Ho tagliato un bel po' di legna utilizzando tutta la carica, e dopo vi spiegherò perché ho utilizzato tutta la carica. Ho preparato anche il tè questa mattina, quindi diciamo che sono riuscito a fare parecchio lavoro utilizzando l'energia solare. Adesso andiamo a vederla da vicino, perché per prima cosa devo dire è veramente molto bella, cioè è proprio bella, è esteticamente fatta davvero bene, hanno curato ogni singolo dettaglio e lo vedrete adesso che andiamo a vedere da vicino. Vi devo parlare poi anche di tutte le caratteristiche tecniche, perché come vi dicevo ci sono tante cose da dire su questa Power Station. Anteriormente possiamo subito notare che sono presenti 4 prese Schuko, quindi abbiamo abbondanza di prese per la corrente alternata. L'attivazione dell'inverter, quindi delle prese Schuko, avviene tramite questo pulsante, è retroilluminato, quindi abbiamo sia indicazione sul display che sul pulsante retroilluminato, oltre che un segnale acustico. Display chiarissimo con tutte le indicazioni e molto preciso, molto definito a livello, diciamo, di risoluzione. Qui abbiamo invece il pulsante di attivazione delle prese USB, e per quanto riguarda le prese Schuko e l'inverter abbiamo ovviamente un'onda sinusoidale pura con una potenza nominale di 1,8 kW che si può portare a 2,4 kW grazie all'X-Boost, che quindi ci permette di utilizzarlo con apparecchi che generano calore, per esempio fino a 2,4 kW, potenza di picco 3,6 kW. E qui per quanto riguarda le prese USB possiamo notare che abbiamo due USB Type-C da 140 watt l'una, quindi qui sul pannello anteriore abbiamo tutto alle massime performance possibili che si possono avere al momento. Anche per quanto riguarda le normali prese USB abbiamo tutte ricariche rapide. Qui superiormente c'è la presa d'aria dove si intravede una ventola. Questa centrale è incredibilmente silenziosa. Sotto i 600 watt arriva a massimo 30 decibel, e se andiamo su potenze superiori, quindi attorno ai 1200, c'è un aumento di circa 10 decibel, perché si attivano le ventole, ma resta comunque incredibilmente silenziosa. È una delle centrali più silenziose che abbia mai provato, quindi sicuramente la potrete tenere anche di fianco al vostro posto letto, per esempio su un camper, e non vi disturberà sicuramente. Diamo un occhio anche al lato B di questa Delta 3 Plus. Abbiamo la presa per l'accendisigari, attivabile sempre con pulsante retroilluminato, altri due jack, quindi veramente abbiamo abbondanza di uscite, di prese. E adesso andiamo ad aprire questo sportellino e vi voglio far vedere proprio la cura del dettaglio che ha EcoFlow in ogni singola cosa. Guardate qui, il portellino è anche estraibile proprio per ottimizzare anche l'utilizzo nella centrale in spazi molto angusti. Qui abbiamo le porte d'ingresso del fotovoltaico, la porta per le batterie di espansione e l'ingresso della corrente alternata per la ricarica. In questo comparto abbiamo le cose più stupefacenti di questa centrale, cioè l'espandibilità. Questa centrale si può espandere fino a 5 kWh,
Quindi sì, può diventare un vero impianto domestico, un piccolo impianto domestico, un impianto definitivo per una baita, un impianto definitivo per un camper, aggiungendo delle batterie apposite che sono oltretutto molto più piccole della centrale, più leggere, quindi noi possiamo per esempio tenere la centrale come impianto fisso, vogliamo l'occorrenza portarla via dalla nostra baita, dal nostro camper e utilizzarla in modo itinerante, la scolleghiamo, ce la portiamo via e abbiamo un prodotto che si può utilizzare ovunque, perché comunque è estremamente leggero, intorno ai 12 kg, quindi effettivamente si può trasportare senza grandi problemi. Molto curata anche l'ergonomia proprio per il trasporto, questi due maniglioni laterali ci permettono di muoverla in modo molto agevole. E altra cosa davvero notevole, i due ingressi per il fotovoltaico che ci permettono di ricaricare la centrale a 1,5 kW, quindi ne possiamo mettere parecchi di pannelli fotovoltaici, quindi la possiamo caricare in tempi veramente brevi e possiamo avere a disposizione sempre tanta energia che possiamo utilizzare istantaneamente se la vogliamo utilizzare come impianto definitivo. Riguardo invece alla presa di ricarica dalla corrente di rete, possiamo ricaricarla all'80% in 30 minuti e ricarica completa in 56 minuti, quindi una ricarica veramente rapidissima proprio per far sì che questa centrale possa essere caricata a casa, trasportata in giro e così via. Vengono supportati diversi tipi di ricarica, quindi ricarica ibrida, solare, corrente di rete, c'è anche lo Smart Generator che spero prima o poi di poter recensire sul canale perché è molto interessante. Tutto il sistema EcoFlow è tutto connesso. Se noi utilizziamo per esempio il generatore della EcoFlow e lo colleghiamo a questo impianto e per esempio vogliamo utilizzare sempre il fotovoltaico, arriva un periodo di maltempo, il fotovoltaico non riesce a starci dietro, noi con lo Smart Generator a distanza o in modo automatizzato possiamo subentrare ricaricando l'impianto solo quelle rarissime volte magari in cui ci serve l'aiuto di una sorgente esterna. Questo fa sì che il sistema possa essere realmente completamente off-grid. EcoFlow ha puntato anche molto sull'estetica, guardate che bello, cioè è proprio un design futuristico con questo profilo cromato, devo dire davvero bella, elegante come centrale, quindi sicuramente uno strumento che si può tranquillamente inserire in un contesto di arredamento anche domestico, quindi si sposa bene con l'ambiente di casa. Superiormente abbiamo una superficie con una texture molto particolare, anche questa molto curata. Batterie litio ferrofosfato garantite per oltre 4000 cicli di carica-scarica completa per poi arrivare all'80%. La centrale è garantita 5 anni e adesso andiamo a vedere anche un paio di prove. Intanto proviamo a vedere se effettivamente si può caricare in 30 minuti all'80% ed è questo uno dei motivi per il quali l'ho scaricata al 2% adesso, ma in realtà volevo farvi vedere anche un'altra cosa che secondo me è una cosa che pochissime Power Station hanno ed è una cosa fondamentale. Per me è sempre stata una cosa che desideravo in un impianto di questo genere e non c'è mai stata, cioè la memoria dell'inverter. Intendo dire, se noi siamo lontani dalla nostra baita, dal nostro camper e si scarica l'impianto perché abbiamo qualcosa di collegato e il fotovoltaico non riesce a starci dietro, la centrale si spegne, muore. E cosa succede? Normalmente nelle centrali normali non c'è una memoria, cioè la centrale riparte ma non riparte l'inverter, non riparte niente, bisogna andare manualmente ad attivare. Questa invece ha una memoria, quindi se noi abbiamo collegato un modem, magari con delle videocamere, sistemi di sicurezza, la centrale dovrebbe ripartire e arrivata a un certo livello di carica attivare automaticamente l'inverter come l'abbiamo lasciata noi. Questa è una cosa secondo me fondamentale soprattutto per queste situazioni magari di sicurezza in cui avete bisogno di utilizzare un modem, della videosorveglianza e così via. Poi andiamo a vedere anche
il pannello fotovoltaico, perché mi è stato mandato un pannello fotovoltaico di quelli pieghevoli che può interessarvi o meno. Comunque è un impianto bifacciale, andiamo a vedere anche effettivamente cosa fa un impianto bifacciale, se ha un senso o meno. Quello che vedete qui è un pannello bifacciale portatile di EcoFlow. Che cosa fa un pannello bifacciale? Come dice la parola stessa, riesce a produrre energia da entrambe le facce del pannello. La faccia principale è in grado di produrre a una potenza nominale di 220 watt, la faccia posteriore una potenza nominale di 155 watt. Come si utilizza un pannello bifacciale? È una tecnologia che per lo più si sta sviluppando per impianti fotovoltaici verticali, cioè normalmente viene utilizzata in quei luoghi in cui non si può coprire la superficie, non so, come per esempio questa collina, non vogliamo coprirla ma vogliamo lasciare degli spazi di passaggio e semplificare anche in un certo senso l'installazione di un impianto fotovoltaico. Li installiamo in verticale e la produzione ovviamente sarà ridotta perché i raggi solari arriveranno con un'incidenza meno efficiente rispetto a un pannello che noi incliniamo in base alla stagione come vogliamo noi, ma avremo il vantaggio di poter usufruire dell'energia riflessa dalla superficie dietro al pannello fotovoltaico. Quindi in questo caso c'è un prato, un campo, ma se fossimo su neve potremmo usufruire del riflesso, del riverbero, della lucentezza della neve, aumentando la produzione fino a un 25% in più rispetto alla potenza nominale del pannello. Eccolo qui. Vedete, un pannello che per l'appunto presenta le celle su entrambi i lati. Vedete? Adesso andremo a fare un test per capire quanto può essere l'efficienza di un pannello di questo genere, collegandolo alla nostra Delta 3 Plus. Ovviamente siamo in inverno, il sole resta sempre basso all'orizzonte, non possiamo mai avere le condizioni migliori in questa stagione, però vediamo cosa riusciamo a fare. In questo momento stiamo ottenendo una potenza che sfiora i 180 watt su 220 di potenza nominale, quindi direi effettivamente un ottimo risultato, migliorabile perché se riuscissimo a sistemare il pannello in una posizione anche migliore riusciremo ad aumentare la sua efficienza, però diciamo che su 220 watt produrne 180 così, piazzando il pannello molto velocemente, direi che mi sembra un ottimo risultato e quindi effettivamente sembrerebbe avere una resa maggiore e migliore. Proviamo a inclinare magari leggermente in modo differente il pannello, però mi sembra già un ottimo risultato. Consideriamo, come vi dicevo, che tutto va in base a che tipo di superficie abbiamo posteriormente, in base a come possiamo anche piazzare il nostro pannello. Magari proviamo a aumentare un pochino l'inclinazione, se riusciamo. Vediamo, così siamo più verticali. Ed in effetti al momento abbiamo 187-188 watt, che è assolutamente un ottimo risultato. Riusciamo quasi a sfiorare la potenza nominale del pannello, che è una cosa che normalmente è impossibile per un pannello fotovoltaico. Per dimostrarvi il potenziale reale di questa piccola power station, come vi dicevo, ha due ingressi separati per i pannelli fotovoltaici. Qui abbiamo un pannello fotovoltaico da 600 watt sommato all'EcoFlow, riusciamo a produrre in questo momento, vi dico subito, 620 watt. Così, posizionando questi pannelli decisamente alla buona, si potrebbe ottenere, io credo, potremmo arrivare tranquillamente, posizionando correttamente questi pannelli nel migliore dei modi, con la migliore inclinazione, in modo
bello stabile e lontano da queste erbacce che comunque creano un po' di ombre, che quindi vanno a ridurre le performance del pannello, potremmo arrivare sicuramente tra i 750-800 watt di produzione complessiva, che mi sembra davvero notevole. Cercando di migliorare il più possibile, adesso abbiamo questi quasi 600 watt, ma perché abbiamo diverse ombre soprattutto su questo pannello. Basta posizionare un po' meglio il pannello e si migliora. Questo comunque per farvi capire che se lo utilizzassimo con un bel impianto fotovoltaico fisso, sicuramente verrebbe fuori un gran bell'impianto. Ora andremo ad effettuare la scarica completa della centrale, la faremo morire del tutto per verificare quello che vi dicevo. Vi faccio vedere proprio tramite l'applicazione come si chiama questa funzionalità: memoria della porta di uscita. Quando il dispositivo è spento o interrompe l'erogazione di energia a causa del livello basso della batteria, le porte di uscita CA e CC memorizzeranno il proprio stato di accensione o spegnimento. Quando il dispositivo viene riattivato o la batteria raggiunge un certo livello di carica, le porte riprenderanno il proprio stato di attivazione o spegnimento. Quindi noi adesso abbiamo attivate, lo vedete anche tramite l'applicazione, la porta accendi sigari, e adesso attivo l'inverter e facciamo partire il bollitore in modo da far morire provvisoriamente, non definitivamente, la centrale. Possiamo notare anche dall'applicazione, abbiamo il grafico del consumo, l'applicazione ci fornisce tutte le statistiche, tutti i dati che possiamo immaginare, quindi è davvero super completa. Siamo all'1%. Ok, la centrale è morta. Sì. La centrale si è spenta. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a verificare il tempo di ricarica, che dovrebbe essere 30 minuti per raggiungere l'80%, e che durante la ricarica si riattivino le porte come le avevamo lasciate prima che si scaricasse completamente. Allora, sono le 14:44 minuti e ho impostato un timer di 30 minuti. Tra 30 minuti dovremmo trovare la Delta 3 Plus all'80%. Ma per prima cosa colleghiamola, andiamo a vedere se le porte si riattivano come le avevamo lasciate. È la prima volta che faccio questo esperimento. Allora, attualmente, intanto faccio partire il timer. Attualmente le porte non sono attive, ma credo che debba raggiungere un certo livello di carica per far sì che si attivino. Quindi vediamo tra quanto si riattiveranno, se si riattiveranno. 1400 watt abbondanti, una ricarica super rapida. Fantastico, ha funzionato. Si sono riattivate le porte, si è riattivata la porta della alternata, la porta dell'accendisigari, si è anche attivata la porta della presa USB. Questa non ricordavo di averla attivata. Il fatto che si riattivino queste porte dopo il raggiungimento di una certa percentuale di carica è una funzionalità estremamente utile ed importante. Questa è una funzionalità che fa la differenza, secondo me. È appena suonato il timer, sono passati 30 minuti e siamo al 69%. Questa è una recensione onesta, quindi non sto qua ad aspettare che arrivi all'80% che per dirvi che ci ha messo 30 minuti. Ci metterà un pochino di più. Quindi cosa vuol dire? Che EcoFlow ci ha dato dei dati sbagliati? No, le variabili sono ovviamente diverse. La sto caricando fuori al freddo, il freddo influisce negativamente sulle batterie al litio ferrofosfato, quindi sicuramente ci sarà un pochino di perdita. Sicuramente dipende più che altro dalle condizioni ambientali. In ogni caso direi che, vedete,
Adesso stiamo raggiungendo quasi i 1500 watt di potenza massima in ingresso, siamo al 71%, mi sembra comunque un'ottima performance. Questa centrale ha 1 kWh di accumulo, quando siamo all'80% abbiamo raggiunto 800 Wh, che sono un quantitativo di corrente sufficiente per gestire situazioni di emergenza nel caso fossimo di fretta, perché ovviamente non è che dobbiamo per forza caricare in mezz'ora. Conclusioni su questa Delta 3 Plus, bellissima, è un impianto che io personalmente utilizzerò a casa come gruppo di continuità e lo porterò in giro quando andrò a fare scampagnate, e non escludo anche magari di utilizzarlo come impianto fotovoltaico da balcone in un futuro, ma questo vedremo. Comunque ha veramente tutto quello che si può desiderare da un impianto di questo tipo. Prezzo ovviamente non può costare pochissimo, costerà un po' di più rispetto agli altri per quello che offre, dovremmo stare poco sotto i 1000 euro. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, guardate, perché magari ci sono offerte, prezzo di lancio, codici sconto e così via, quindi guardate sempre in descrizione. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, se lo ritenete un impianto davvero valido anche alla luce di queste piccole e grandi innovazioni che sono state inserite per renderlo un piccolo impianto portatile ma anche un impianto definitivo. Ringrazio EcoFlow, ringrazio voi, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, alla prossima!